andiamo a parlare dell'olio di oliva. L'olio di oliva è uno dei prodotti più contraffatti a livello mondiale e soprattutto è uno dei prodotti più richiesti a livello mondiale. Questo per le sue proprietà organolettiche e soprattutto perché viene richiesto tantissimo per cucinare, ma cucinare soprattutto piatti di media-alta qualità. I 3 maggiori produttori mondiali di olio di oliva sono la Spagna, l'Italia e la Grecia. Ovviamente vi sono un sacco di altri paesi, tipo la Siria, che stavano avanzando nella produzione e nella raccolta di olive, ma i recenti venti di guerra hanno scombussolato un po' questa classifica. I primi 3 comunque rimangono sempre Spagna, Italia e Grecia per la loro grande produttività e soprattutto per la grande qualità dei loro prodotti. Quanto riguarda le tipologie di olio, dobbiamo fare una serie di distinzioni. Innanzitutto c'è olio e olio. Noi non parleremo oggi di olio di girasoli, olio di semi di mais e cose di questo tipo, ma solo ed esclusivamente di olio di oliva. L'olio di oliva è quello che viene utilizzato al posto del burro quando si cucina e che gli chef stellati, per esempio, utilizzano nelle loro cucine normalmente e tutti i giorni per preparare piatti gourmet e di qualsiasi altro tipo. Eppure le nostre nonne, per esempio io che sono italiano, le mie nonne utilizzavano e utilizzano ancora oggi l'olio di oliva per cucinare i piatti di tutti i giorni, quindi non c'è bisogno di essere uno chef stellato per utilizzare l'olio di oliva. Dicevo, l'olio di oliva. Innanzitutto bisogna capire che tipologia di olio stiamo usando o stiamo comprando al supermercato. Questo è molto importante. Facciamo delle distinzioni. Esiste l'olio di oliva extravergine, il famoso olio Evo, e poi l'olio di oliva normale. Qual è la grande differenza tra queste due cose, tra queste due tipologie di olio? Innanzitutto che l'olio di oliva, l'olio extravergine di oliva, viene ottenuto solo ed esclusivamente tramite un'estrazione meccanica. Anche la raccolta viene fatta a mano prevalentemente, perché voi capite che è difficilissimo andare a prendere le olive una a una come vengono raccolte oggigiorno tramite una raccolta meccanica, mentre invece si fa la raccolta a mano stendendo delle reti al di sotto degli olivi e scrollando i rami per fare in modo che le olive cadano a terra. Quindi l'olio di oliva extravergine viene raccolto a mano e viene poi trasformato e spremuto in olio solo ed esclusivamente tramite una lavorazione meccanica a freddo. Questo perché la temperatura durante l'estrazione non deve superare i circa 28 gradi centigradi per evitare di danneggiare il prodotto stesso ottenuto. L'altra cosa fondamentale da guardare è l'acidità ottenuta. L'olio extravergine di oliva non ha mai assolutamente un'acidità superiore allo 0,8%. Tutto il resto degli oli, siano essi raffinati, siano essi non extravergine di oliva, hanno o una lavorazione che non è meccanica, ma automatica o con altre tipologie, o una raffinazione, oppure hanno un'acidità superiore allo 0,8%. Voi capirete che la qualità di un prodotto che ha una raccolta a mano, un'estrazione meccanica che non danneggia il prodotto e un'acidità che non supera lo 0,8% permette di ottenere un prodotto di altissima qualità. Le regole nell'Unione Europea sono abbastanza stringenti, ma in particolare i 3 maggiori produttori, quindi Spagna, Italia e Grecia, hanno raggiunto degli accordi, in Italia addirittura ancora più stringenti, per cui le possibilità e le direttive per ottenere un buon olio di oliva siano ancora più stringenti delle leggi approvate in tutta l'Unione Europea. Il mio consiglio è sempre e solo esclusivamente di comprare olio extravergine di oliva prodotto o in Spagna o in Italia o in Grecia, ma soprattutto olio che ha delle etichette tracciabili. Abbiamo già parlato delle etichette, poi torneremo su questo argomento all'interno di questo video brevemente verso la fine, ma è importante che voi sappiate sempre l'origine delle olive che hanno prodotto l'olio che state comprando. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo su 20 regioni che compongono lo Stato italiano, 19 regioni producono olio di oliva e olio extravergine di oliva. In Italia abbiamo ben 41 denominazioni di origine protetta e IGP, quindi sono 2 marchi, il DOP e l'IGP, l'indicazione geografica protetta, sono 2 marchi che danno un imprinting al prodotto che ne determina la qualità veramente elevata. Quindi sono prodotti che possono essere correlati con il territorio in cui vengono prodotti e si può risalire tramite l'etichetta, come abbiamo già detto nel video precedente, addirittura alla non solo la tipologia di olive che vengono utilizzate per fare l'olio, ma addirittura a
quando queste olive sono state raccolte, in che periodo e addirittura al lotto delle olive che vengono utilizzate, che sono state utilizzate per ottenere quella determinata bottiglia. L'altra grande caratteristica e l'altra grande tipologia di olio, sempre all'interno dell'olio di oliva extravergine, noi abbiamo due grandi classificazioni, il monocultivar e il blend. Allora, anche qui c'è una grande differenziazione. Il monocultivar è un olio extravergine di oliva ottenuto solo da una varietà o tipologia di olive. Vi faccio un esempio. Se noi andiamo a prendere un olio extravergine di oliva ligure che proviene per esempio da olive monocultivar taggiasche, noi sapremo che questo olio extravergine di oliva prodotto monocultivar dalle olive taggiasche è ottenuto solo ed esclusivamente spremendo olive taggiasche. Punto e basta. Non esiste altra possibilità. Chiaramente questo è scritto non solo sull'etichetta, ma ha un particolare marchio che è il marchio monocultivar. Devi specificare che tipologia di monocultivar, perché le tipologie di varietà di olive ce ne sono tantissime, in Italia soprattutto, e dopodiché si mette un marchio DOP, IGP, a seconda del riconoscimento che è stato avuto. I blend non sono nient'altro che un mix di varietà, ma attenzione, qui c'è il grande fraintendimento. Le varietà che vengono mixate, che vengono messe insieme, devono essere di varietà simili. Esempio chiaro e lampante è questo. Vi ho detto che delle 20 regioni che noi abbiamo in Italia, 19 producono olio di oliva. Siccome l'Italia è una penisola ed è lunga e il sole batte in maniera differente sulle differenti regioni d'Italia, le olive producono una acidità e un olio completamente diverso tra l'olio per esempio ligure e l'olio per esempio della Toscana o addirittura quello pugliese o calabrese o siciliano che sono nel sud Italia. Quindi l'olio più forte è quello che si trova nel sud Italia, quello un pochino meno forte e un pochino più fruttato si trova nel nord Italia perché il sole batte molto meno. Allora, la cosa fondamentale quando si va a comprare l'olio extravergine di oliva e se si comprano un blend, quindi un mix, bisogna capire se le varietà sono simili che sono state mixate. Perché se si va a mixare un olio di oliva ligure con un olio di oliva toscano, ancora possiamo avere un mix ben fatto, ma se non si sta più che ben attenti, ecco perché ci sono delle persone che studiano questi blend e li mettono insieme in un certo modo. Se si mischiano per esempio un olio di oliva calabrese che è molto forte a un olio di oliva ligure che non è forte affatto, anzi è molto fruttato e dà un profumo molto intenso e molto gradevole all'olfatto, si potrebbe creare un blend un po' particolare e un po' strano. Quindi attenzione, io ad esempio per una cosa personale preferisco i blend fatti con varietà simili. L'esempio classico è in Liguria ci sono, oltre alle olive taggiasche, ci sono varie altre tipologie di olive e io preferisco per esempio un blend fatto, un mix fatto di una spremitura sempre con estrazione meccanica, quindi sempre olio extravergine di oliva, sempre con un'acidità minore dello 0,8%, ma di olive simili prodotte tutte in Liguria, o magari tutti prodotti in Toscana, o cose di questo tipo. O magari, per avere un qualcosa di un pochino più interessante e un blend un pochino più azzardato, fare un blend tra le olive toscane e le olive, per esempio, liguri. Io, e questo lo dico per il mio gusto personale, non compro mai blend che siano troppo dissimili tra di loro, fatti con blend fatti con olive troppo dissimili tra di loro. Preferisco blend con varietà simili e soprattutto la cosa che mi piacciono tantissimo sono i monocultivar, cioè quello di una sola varietà. Io ho provato e sono innamorato di due monocultivar. La prima è l'oliva taggiasca, è un'oliva ligure, quindi io adoro il monocultivar ligure perché ha un sapore fruttato fantastico. Tra l'altro il monocultivar dell'oliva taggiasca è quello più consigliato per fare il pesto, che è una delle nostre salse che va per la maggiore anche in giro per il mondo. Frank Sinatra ne era assolutamente innamorato del pesto ligure genovese, veniva in Italia per mangiare il pesto a Genova. E l'altro è il monocultivar delle olive Bella di Cerignola, che sono olive pugliesi, che sono tra le più buone olive che io abbia mai mangiato e che in questo momento danno la possibilità di fare un monocultivar di un certo tipo. Allora, se dovete scegliere di comprare olio extravergine di oliva, fate attenzione. Prima cosa, olio extravergine di oliva, quindi con estrazione meccanica e acidità minore dello 0,8%.
Dopodiché scegliete un olio di oliva con un marchio DOP, denominazione di origine protetta, o IGP, indicazione geografica protetta, e soprattutto scegliete bene se è monocoltivar oppure un blend. Io consiglio sempre un blend di varietà simili. La cosa che io sconsiglio calorosamente, tranquillamente, è di fare blend o mix, o di comprare blend o mix di olive, per esempio spagnole, italiane e greche e cose di questo tipo. Io sono innamorato dell'olio di oliva, per esempio greco, e sono uno di quelli che dice che l'olio di oliva greco, soprattutto quello di Creta, è molto molto buono. Non lo mischierei mai con un olio di oliva italiano. Sono due oli completamente diversi che vanno assaporati in condizioni diverse. L'olio di Creta è un pochino più forte, chiaramente, perché Creta è molto più a sud rispetto all'Italia e quindi bisogna un attimino farci attenzione. Quindi state bene attenti. L'altra cosa fondamentale è il prezzo. Come vi ho già detto in un altro video, bisogna stare molto attenti al prezzo. Un olio che viene venduto a meno di 10 euro al litro è un olio, secondo me, da lasciare sullo scaffale, sempre e comunque. Non perché io dica che non vada bene avere un olio di oliva che costi meno di 10 euro al litro, ma pensate, fate un ragionamento di questo tipo. Come vi ho detto, per raccogliere le olive bisogna assolutamente fare una raccolta manuale, ok? Per evitare di danneggiare le olive stesse ed il prodotto. Poi vi è la estrazione meccanica per avere un olio di oliva extravergine. Dopodiché bisogna fare le indagini organolettiche, perché non si possono immettere sul mercato un olio così fatto dalla sera alla mattina senza una certificazione. Quindi bisogna pagare un laboratorio di analisi per fare le analisi, fare in modo di certificare che l'olio sia fatto con tutti i crismi possibili e immaginabili. Quindi tutto il lavoro che sta dietro, dopodiché c'è la confezione, c'è il packaging, c'è la distribuzione ovviamente, e tutti devono avere il loro margine. Un olio che costa meno di 10 euro al litro, secondo me, è un olio che ha qualcosa che non funziona. Oppure è un olio scadente, oppure è un olio che ve lo spacciano come olio extravergine d'oliva, ma non lo è, eccetera, eccetera, eccetera. La normativa europea, purtroppo, è una normativa che è stata fatta al ribasso. Purtroppo le istanze di Spagna, Italia e Grecia sono state rigettate dal punto di vista europeo ed è prevalsa la normativa voluta dai paesi nordici, in questo caso, che permette di scrivere su tantissime confezioni di olio di oliva prodotto con olive provenienti dall'Unione Europea. Questo non dà modo tante volte al consumatore di capire da dove provengono esattamente le olive, e quindi ci si può trovare sullo scaffale un prodotto che costa 7-8 euro al litro e che magari è un blend non di varietà simili ma di varietà completamente diverse. Quindi noi potremmo avere sullo scaffale del supermercato, soprattutto in alcuni supermercati dove i buyer non conoscono il prodotto che stanno comprando, che è un prodotto che ha un mix di olive un po' spagnole, un po' italiane, un po' greche, un po' francesi, eccetera, eccetera, eccetera. Io vi dico sempre, guardate sempre l'etichetta e consultate magari qualche amico che ne sa più di voi. Io qui ho alcuni oli che di solito uso per la cucina. In questo caso ho due tipologie di olio, uno ligure e uno pugliese, e vi pregherei di fare attenzione anche ad altre cose. Il primo di tutto è il tappo antirabbocco. Cos'è il tappo antirabbocco? Voi potete vedere che da questa bottiglia l'olio può uscire ma non può rientrare, a meno che di togliere questo tappo, che si chiama proprio tappo antirabbocco. Cioè questo tappo evita che dell'altro olio possa finire o possa essere rimesso all'interno della bottiglia. Quando ho comprato al supermercato una bottiglia di olio che non ha il tappo antirabbocco, attenzione, perché potrebbe essere olio contraffatto. Oppure potrebbe essere olio che non è esattamente quello indicato sull'etichetta che voi state comprando. L'altra cosa da guardare assolutamente sull'etichetta sono, a parte il codice a barre, che teoricamente dovrebbe essere un codice univoco che permette di risalire al lotto di produzione, a parte le dichiarazioni nutrizionali che sono obbligatorie, una delle cose fondamentali è non solo l'expiration date, quindi la data di consumo, che dovrebbe essere obbligatoria dappertutto, ma anche il lotto da cui proviene la bottiglia e la campagna che è stata fatta. Esempio, questa bottiglia è stata fatta nella campagna 2019-2020, ok?
quindi a cavallo tra il 2019 e il 2020, e vi è un lotto di riferimento, io potrei chiamare il produttore, indicargli il lotto di riferimento e lui mi saprebbe dire esattamente quando e come sono state spremute queste olive, questo olio e le olive da cui proviene questo olio. Addirittura c'è anche la data di imbottigliamento, non solo la data di scadenza in questo caso. Quindi, e il lotto fa anche riferimento al numero del tappo antirabbocco. Quindi ulteriori informazioni, questo è un grandissimo produttore, Milarium, che noi abbiamo sul sito di Solo Gusto e io ve lo consiglio caldamente. Quindi tutti i produttori seri mettono sull'etichetta tutta una serie di informazioni. Io consiglio sempre, quando andate al supermercato, ma anche quando andate in un qualsiasi store o in un qualsiasi supermercatino a comprare olio, mai comprare olio sfuso, a meno che siate in un frantoio e allora l'olio lo producono lì sotto i vostri occhi e allora potete tranquillamente e senza nessun problema fidarvi. Quindi ricordatevi, l'olio d'oliva è una cosa molto importante, è uno delle architravi della cucina, soprattutto italiana, ma non solo, e dovete sceglierlo veramente bene. Fate riferimento a qualcuno che ne sa più di voi, informatevi sempre e cercate di comprare qualcosa di grande e alta qualità. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video fate subscribe al mio canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!